In principio Dio creò il cielo e la terra. Questo versetto stabilisce l'idea che tutto ha avuto un inizio e che Dio è l'artefice di questo inizio. Si sottolinea la sovranità e l'onnipotenza di Dio nella creazione. Il mondo era vuoto e deserto. Le tenebre coprivano gli abissi. E un vento impetuoso soffiava sulle acque. Qui viene descritto lo stato primordiale della terra, un luogo senza forma, buio e coperto d'acqua. Dio disse: vi sia la luce. E apparve la luce. La parola di Dio ha il potere di creare. Con un semplice comando, Dio porta la luce nell'oscurità. Questo mostra anche l'importanza della parola nella tradizione giudaico-cristiana. Dio vide che la luce era bella e separò la luce dalle tenebre. Dio non solo crea, ma valuta e organizza la sua creazione. La distinzione tra luce e tenebre è uno dei primi atti ordinativi di Dio. Dio chiamò la luce giorno e le tenebre notte. Venne la sera, poi venne il mattino, primo giorno. Qui viene stabilito il ciclo di un giorno, con il suo alternarsi di luce e buio. Ciò sottolinea l'ordine e la struttura che Dio introduce nella creazione. L'intero passo mette in risalto l'immagine di un Dio creatore, che con la sua parola dà forma, ordine e struttura all'universo. È un inizio potente e poetico che pone le fondamenta per tutto il racconto della creazione e, in senso più ampio, per l'intera narrazione biblica. Dio disse: vi sia una grande volta. Divida la massa delle acque. Dio comanda la formazione di una grande volta, spesso tradotta come firmamento in altre versioni della Bibbia. Questo firmamento è inteso per separare le acque che sono sopra di esso da quelle che sono sotto. Nell'antica cosmologia ebraica, si credeva che il firmamento fosse una sorta di barriera solida o cupola che separava le acque celesti, le acque sopra, dalle acque terrestri, le acque sotto. Questa idea rifletteva le concezioni cosmologiche comuni del Medio Oriente antico. Il comando di Dio di creare il firmamento mostra ancora una volta il suo potere di organizzare e strutturare la creazione. Con questo atto, Dio inizia a definire e a separare gli spazi all'interno della sua creazione, preparando la terra per gli esseri viventi che verranno creati nei giorni successivi. E così avvenne. Dio fece una grande volta. E separò le acque di sotto dalle acque di sopra. Questo versetto, insieme ai precedenti, illustra la progressiva strutturazione e organizzazione della creazione da parte di Dio. Ogni passo è deliberato e finalizzato a preparare la terra per la diversità di vita che verrà introdotta nei giorni successivi della creazione. Dio chiamò la grande volta cielo. Venne la sera, poi venne il mattino. Secondo giorno. Ancora una volta, questo versetto mostra l'ordine, la struttura e l'autorità di Dio nella creazione. La progressione logica e sequenziale dei giorni di creazione sottolinea il piano deliberato e la saggezza di Dio nel formare l'universo. Dio disse: siano raccolte in un sol luogo le acque che sono sotto il cielo e appaia l'asciutto. E così avvenne. In questo versetto, Dio comanda che le acque terrestri, le acque che sono sotto il cielo, si raccolgano in un unico luogo, permettendo così all'asciutto, o terraferma, di apparire. Questo è un altro passo fondamentale nella creazione, poiché prepara il terreno, letteralmente per la creazione di piante, animali e, infine, esseri umani. La frase "e così avvenne" ribadisce l'efficacia immediata e assoluta della parola di Dio. Non c'è ritardo o esitazione tra il comando di Dio e la sua realizzazione. Questo sottolinea la potenza e l'autorità di Dio come creatore supremo. Con questo atto, Dio non solo separa le acque dalla terra, ma anche prepara l'ambiente per la biodiversità che introdurrà nei giorni successivi della creazione. Dio chiamò l'asciutto terra e chiamò le acque mare. E Dio vide che era bello. Dopo aver separato le acque e l'asciutto, Dio dà un nome a entrambi. L'asciutto diventa terra e le acque diventano mare. Ancora una volta, il dare un nome è un atto di sovranità e autorità da parte di Dio. La frase "e Dio vide che era bello" sottolinea l'approvazione di Dio per la sua creazione, indicando che ciò che ha creato è buono e conforme al suo piano.
Dio disse, la terra si copra di erba verde, produca piante con il proprio seme e ogni specie di albero da frutta con il proprio seme. E così avvenne. La terra produsse erba verde, ogni specie di piante con il proprio seme e ogni specie di alberi da frutta con il proprio seme. E Dio vide che era bello. Questi versetti raccontano la creazione della vegetazione sulla terra. Dio comanda che la terra produca piante e alberi, e la terra obbedisce immediatamente. Ancora una volta, la frase "e Dio vide che era bello" ribadisce l'approvazione di Dio per la sua creazione. Venne la sera, poi venne il mattino, terzo giorno. Questa formula ritmica segna la fine del terzo giorno di creazione, stabilendo un modello regolare nel racconto della creazione. Dio disse, vi siano luci nella volta del cielo per distinguere il giorno dalla notte, saranno segni per le feste, i giorni e gli anni. Risplendano nel cielo per far luce sulla terra. E così avvenne. Qui, Dio inizia il processo di creazione delle luci celesti. Queste luci, che includeranno il Sole, la Luna e le stelle, avranno il compito di separare il giorno dalla notte e di servire come segni per misurare il tempo. Questa è una preparazione per l'ordine cosmico, dove le luci celesti regolano i ritmi della vita sulla Terra. Dio fece 2 grosse luci, la più grande per il giorno, la più piccola per la notte. E poi le stelle. Qui, Dio crea il Sole, la luce più grande, e la Luna, la luce più piccola, nonché le stelle. Queste luci celesti hanno il compito di illuminare la Terra e di segnare il passaggio del tempo. Dalla volta del cielo esse rischiarano la terra. Dio le mise lassù per regolare il giorno e la notte e separare la luce dalle tenebre. E Dio vide che era bello. Venne la sera, poi venne il mattino, quarto giorno. Le luci celesti, oltre ad illuminare la terra, regolano il ciclo giorno-notte. La loro creazione segna la fine del quarto giorno. Dio disse, le acque producano animali che guizzano, e sulla terra e nel cielo volino gli uccelli. Dio creò i grandi mostri del mare e tutto quel che vive e guizza nelle acque. E Dio vide che era bello. Dio li benedisse. Siate fecondi, diventate numerosi. E popolate le acque dei mari. E anche gli uccelli si riproducano sulla terra. Qui, Dio comanda la creazione della vita marina e degli uccelli. Questo segna la diversificazione della vita sulla terra. Venne la sera, poi venne il mattino. Quinto giorno. Dio disse, produca la terra varie specie di animali, domestici, selvatici e quelli che strisciano. E così avvenne. Dio fece questi animali secondo la loro specie, quelli selvatici, quelli domestici e quelli che strisciano al suolo. E Dio vide che era bello. Dio crea gli animali terrestri. La diversità della vita sulla Terra continua ad aumentare con la creazione di diverse specie di animali. Dio disse, facciamo l'uomo, sia simile a noi, sia la nostra immagine. Dominerà sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sugli animali domestici, su quelli selvatici e su quelli che strisciano al suolo. Dio creò l'uomo simile a sé, lo creò a immagine di Dio, maschio e femmina li creò. Li benedisse con queste parole, siate fecondi, diventate numerosi, popolate la terra. Governatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su tutti gli animali che si muovono sulla terra. Questi versetti narrano la creazione dell'umanità. L'uomo è creato a immagine di Dio, il che implica una speciale relazione e responsabilità. L'uomo riceve il mandato di dominare e custodire la creazione. Dio disse, vi do tutte le piante con il proprio seme, tutti gli alberi da frutta con il proprio seme. Così avrete il vostro cibo. Tutti gli animali selvatici, tutti gli uccelli del cielo e tutti gli altri viventi che si muovono sulla terra mangeranno l'erba tenera. E così avvenne. E Dio vide che tutto quel che aveva fatto era davvero molto bello. Venne la sera, poi venne il mattino, sesto giorno. Questi versetti sottolineano la provvidenza di Dio, che fornisce cibo sia agli esseri umani che agli animali. La creazione raggiunge il suo culmine con la creazione dell'umanità, e Dio riconosce che tutto ciò che ha creato è molto bello. Questi versetti, nel loro insieme,
presentano un ritratto di un Dio amorevole e provvido, che crea un mondo ordinato e bello per gli esseri viventi. L'umanità, in particolare, è posta in una posizione speciale di responsabilità e relazione con Dio. Così Dio completò il cielo e la terra e ciò che vi si trova, tutto era in ordine. Questo versetto sottolinea la completa realizzazione della creazione da parte di Dio. Ogni cosa è stata posta al suo posto e tutto è in ordine, sottolineando l'armonia e la perfezione dell'opera di Dio. Il settimo giorno, terminata la sua opera, Dio si riposò. Il settimo giorno aveva finito il suo lavoro. Qui, il tema del riposo di Dio viene introdotto. Dopo 6 giorni di creazione, il settimo giorno è un giorno di riposo. Questo non suggerisce che Dio sia stanco, ma piuttosto che la creazione è completa e perfetta. Il riposo di Dio serve anche come modello per il futuro sabato ebraico, un giorno di riposo e celebrazione. Dio benedisse il settimo giorno e lo riservò per sé. Quel giorno si riposò dal suo lavoro, tutto era creato. Dio non solo si riposa, ma benedice il settimo giorno, rendendolo sacro. Questa benedizione del settimo giorno stabilisce una tradizione che si riflette nella pratica del sabato nell'ebraismo. Questo è il racconto delle origini del cielo e della terra quando Dio li creò. Questo versetto serve come una sorta di conclusione o epilogo del racconto della creazione. Riassume l'intera narrazione, sottolineando le origini divine del cielo e della terra. In questi versetti, il tema principale è il completamento e la perfezione della creazione di Dio. Il riposo di Dio il settimo giorno non solo sottolinea la completa realizzazione dell'opera di Dio, ma serve anche come modello per l'umanità, introducendo l'importanza del riposo e della sacralità del tempo. Grazie per aver dedicato del tempo a questo video. Un ringraziamento speciale va alle voci che hanno reso possibile questa narrazione ad Il 3 per le splendide immagini. Se ti è piaciuto questo video e desideri approfondire ulteriormente il messaggio cristiano, ti invito a iscriverti al nostro canale Cristianamente. Che Dio ti benedica e ti guidi sempre. Alla prossima.